buongiorno, salve. Siete stati distrutti dal professore di fisica. Buongiorno. Qualcuno ride con una risata un po' isterica. Siete tipo tic. Certo, effettivamente risuona un po' come una punizione fare chimica dopo fisica, eh? Non è che vi hanno voluto proprio bene bene, però pensate che quello che vi sembra difficilissimo al primo anno, così, di stare subendo, poi tutte le altre materie vi verranno poi facilissime. Quando comincerete a fare tutt'altro, poi c'è Damiano che dice sì, sì, infatti, proprio questo pensavo, sì, sì. Come no? La cosa bella di tutta questa storia di essere diventati online, dico perché noi ormai anche tutti ci siamo dovuti adattare a fare comunque lezioni online, è stato che in un modo o in un altro, purtroppo, almeno da parte mia, no? Io sono nel mio studio, quindi voi vedete questo, ma io sono entrata di prepotenza a casa di tutte le persone. Cioè, comunque mi sono fatte i fatti degli altri, ho visto che stanze avevano, che cucine avevano, perché ognuno di voi sceglie la location che preferisce. Per non dirvi, diciamo, la cosa poco graziosa di avere visto gente che faceva esami, diciamo, nella camera da letto senza il letto rifatto. Diciamo, quello mi sembrava veramente poco carino. Poi ci sono cose, diciamo, più divertenti. Per esempio, l'ultimo esame mi facevo ridere l'altro giorno la collega, perché ho fatto lo screen, perché mi è venuto da ridere, perché un ragazzo mentre facevamo esami, che erano scritto però online, erano in poco, erano in 5, quindi con le telecamere si può fare anche lo scritto, si è saltata la connessione, è saltata la corrente, è saltato tutto, quindi lui praticamente mi ha detto un attimo professoressa, perché il computer non so perché era rimasto acceso, comunque funzionava, mi ha detto un attimo che si è... Ah, perché lui aveva il telefonino che lo inquadrava. Mi ha detto un attimo che si è spento tutto, devo riattaccare la luce, quindi si è alzato per andare a attaccare la luce. Peccato che non si ricordava che era in pigiama e aveva il pigiama natalizio con le renne rosse, diciamo che io chiaramente non potevo... Vabbè, prof, io durante il test d'ingresso, da me c'è stato il terremoto, proprio durante il test, vi ho detto tutto, quindi... Immaginate... Però è andata benissimo, visto? No, è andato bene, però il professore giustamente ha detto, prof, qui c'è stato il terremoto, continuate. Poi pure lui, però dai. Tipo quelli, ti crolla oltreposto e tu continui a fare così, non è successo niente. Tipo quello, se non lo vedo non esiste il problema. Allo stesso modo. Però vabbè. Diciamo, queste cose fanno sorridere. Poi, diciamo, ora che abbiamo tutti capito come fare a oscurare, sfumare, sfocare, mettere le immagini che siamo alle Hawaii e tutto quanto, poi tutto è diventato più facile, però ogni tanto ancora ci perdiamo. Infatti io ogni tanto mi ricordo, dico sono vestita, sì sono vestita, sono uscita, sono venuta qui, quindi non dormo, diciamo, all'università, quindi va bene così. Va bene, allora ne ho approfittato per farvi, diciamo, staccare un attimino in modo tale che magari evito anche qui di fare lezione da sola. E, per quanto riguarda il testo di cui parlavo l'altra volta, ho parlato con la gente e mi ha detto che entro pranzo, ma invece volevo chiedere una cosa al tutor che penso che sia ancora qui. Le slide io le carico nella mia pagina? Ok, va bene. Gliele devo mandare o le carico io? Ah, ok, va bene. Allora, gliele mando appena finisco la lezione. Me le metto... Ok, va bene, no, non volevo fare il suo lavoro. Va bene, gliele mando appena finisco anche oggi la lezione. Sì, ho capito, no, ho capito. Non è una cosa che posso farle... Sì, va bene. Ok. Buongiorno. Vi dicevo, il codice sconto attraverso il quale potete comprare il testo online avendo uno sconto maggiore rispetto a quello che potreste avere nelle altre librerie e quant'altro, ve lo metto nell'ultima slide. Aspetto pranzo che mi dovrebbe inviare questo codice, vi scrivo tutto quanto. Quindi ve lo ritrovate lì. Al solito, quello che ho detto l'altra volta vale, era pure registrato. Non era un obbligo, ma
siccome mi avete chiesto, qualcuno di voi mi aveva chiesto un libro, io ve l'ho suggerito e vi sto dicendo pure che ho fatto in modo di farlo avere quantomeno uno sconto, a prescindere da dove vi troviate voi, perché tanto lo potete comprare online e non pagate neanche spese di spedizione, credo. Quindi dico, vi conviene alla fin fine se lo dovete comprare. Va bene, allora, detto questo, se non c'è qualcosa che... Sì, Luca. Chi è? Dov'è? Luca. Io ho un buono della Feltrinelli, ma c'è quel libro lì o no? Non ne ho idea, dovresti guardare. Io non so Vabbè, se la grazie. Feltrinelli, perché la Feltrinelli ha dei testi scientifici, però io non ho idea se Mm, abbia dei testi. Guarda liberamente lì, poi vedi se c'è, confronti tu, vedi tu, non ho idea. vabbè, grazie. Prego. Allora, allora, vi ricordo di spegnere i microfoni in modo tale che non sentiamo. Buongiorno. Professoressa, mi scusi, sono Giuliano Samuel. Ha già fatto l'appello? No? Ah, d'accordo. Ok, No, grazie. ma io non faccio un appello. Ah, ok, mi scusi, sì, ho perso la No. prima parte, mi scusi. No, 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 la prima parte è stata assolutamente introduttiva, ma aspettavo i colleghi che avevano avuto lezione, erano arrivati in ritardo, forse come anche tu, però dico... Sì, sì, non grazie. l'aveva detto nessuno. Ok, dove trovo l'elenco io? Aspetta, vedi, scopriamo delle cose nuove, d'altronde è la prima volta, cioè la seconda, ma l'altra volta non mi è stato detto. Ehm, sì, dove trovo io l'elenco degli iscritti al corso? Dentro la pagina, no? Ah, devo richiedere alla segreteria. No, perché dentro la pagina credo ci fosse un registro presenze. Aspettate un attimo, giusto che sono qui, guardo. No, qui non lo trovo. Il problema è che probabilmente sulla piattaforma c'è, ma non saprei dove. Allora, perché da qualche parte avevo letto iscritti al corso da qualche parte, però adesso non... Voi vi siete iscritti al corso? Partiamoci al contrario. Professoressa, Sì, legga i messaggi del tutor. Non ho capito. Legga i messaggi del tutor. Ah, ok. No, siccome mi aveva chiesto se c'era niente sulla piattaforma, stavo guardando sulla piattaforma. Va bene, comunque, l'unica cosa che... ah, ok. No, mi sembrava che era una domanda, non c'è nulla sulla piattaforma, non era una domanda. Va bene, casomai oggi qui se si vede dall'elenco dei partecipanti, dico, perché ognuno di loro è entrato con, penso, con il proprio account, quindi potrei intanto salvarmi questo elenco e poi aggiungerle io le presenze. La prossima volta faremo l'appello. Professoressa, mi scusi, forse ho sbagliato io, non so, forse vengono prese soltanto a inizio giornata dal primo professore, non lo so. No, 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 ma va presa, il tutor mi ha confermato, non lo sapevo Ah, io. ok, No, no, ok, no, per ok. ragione, però adesso appena facciamo la pausa, un attimo più tardi, mi guardo l'elenco dei partecipanti e mi segno questi come se fosse una presenza, tanto è uguale.
E poi D'accordo. dopo, la prossima volta avrò l'elenco, però lo devo chiedere in segreteria. Appena finisce la lezione poi lo chiedo, non è un problema. Ormai, diciamo per oggi. Allora, Professoressa, io avrei una domanda. Io ho chiesto la prevalutazione degli esami che ho sostenuto presso l'Università di Bari e mi era stato convalidato chimica. sì? Io il suo corso lo devo comunque seguire? E questa non è una domanda a cui posso risponderti io, devi inviare Mm. una richiesta, una mail alla segreteria e chiedere se comunque la devi seguire o meno, perché questo non è un corso di chimica. Questa è chimica e propedeutica biochimica. Io non so a te cosa spuntava nel corso, perché non so che corso sei, perché qui siamo... Veterinaria. che materia hai tu nel piano di studi? Chimica e propedeutica biochimica o chimica? Chimica e poi c'ho propedeutica biochimica, chimica, biochimica strutturale e biochimica La metabolica. propedeutica biochimica è un'altra materia? Sì, Allora devi chiedere a loro, probabilmente non devi ok. seguire. Se già ce l'hai il corso di chimica, non credo che tu debba seguirlo. Ok, va bene, grazie. Rinvio una mail e chiedo. Sì, sì, è meglio perché loro ti dicono tutto. Allora, ci sono altre domande? Che oggi siamo un po'... Allora, io ero andata sempre qui. Vedete la presentazione? Sì. Ok. Sì, Allora, in genere, e lo vedrete anche nelle prossime lezioni, mi piace cominciare la lezione facendo una breve sintesi della lezione precedente. Perché magari non l'abbiamo seguito, perché magari l'abbiamo dimenticato, perché magari ci dobbiamo risettare su che cosa stavamo facendo. Allora, abbiamo visto genericamente la suddivisione della chimica, dei vari tipi di chimica che ci sono, chiamiamoli tipi, ma è una classificazione che viene fatta. Noi faremo sia la chimica generale che la chimica organica. Sicuramente, diciamo, quella che diciamo, quella a cui ci avvicineremo piano piano poi sarà la chimica biologica, che poi è anche la biochimica. Ovviamente per lo studio che stiamo cominciando a intraprendere, ma lo avete visto perché state seguendo tutte queste materie scientifiche e per tutti vale la stessa cosa, è quello di cominciare ad acquisire il metodo scientifico. Il metodo scientifico, come abbiamo visto l'altra volta, sostanzialmente è qualcosa che ci aiuta nell'affrontare e trovare una soluzione ai vari quesiti che si pongono. In realtà non lo dobbiamo vedere come una cosa che serve soltanto in laboratorio, perché anche dicevamo nella cura delle malattie, inizialmente si usavano delle cose, degli stratagemmi stile magia, ma poi si è cominciato a agire utilizzando degli step sequenziali, cioè prima c'era un'osservazione, dopodiché in seguito all'osservazione chiaramente si postulava una teoria e dopo si cercava di confermare quella teoria, quindi cercando di capire anche poi il meccanismo. E ovviamente in tutto questo fondamentale è capire e utilizzare le misure corrette. Badate bene che non è una stupidaggine, ve ne renderete conto quando parlerete di farmaci, no? Perché comunque qualsiasi sia il vostro corso di laurea farete una materia in cui comincerete a capire i vari principi attivi, come funzionano e quanto ne dovete somministrare. Ma quanto ne dovete somministrare? È chiaro che io non posso dire un valore a caso senza, diciamo, circostanziare. Cioè, se io vi do una fiala con 5 ml e non so qual è la concentrazione del principio attivo, mica ti posso dire fanne 2 milligrammi, se tu non sai neanche quanto è concentrato quei 5 ml, quei 5 ml risulta difficile. Quindi è normale che, infatti, voi sapete benissimo che spesso, specialmente nelle soluzioni nei farmaci iniettabili,
c'è scritto la concentrazione per ml, c'è scritto per esempio 4 mg per ml, poi sapete allora se qualcuno vi dice sì ma tu fattene 2 milligrammi, allora tu sai che ne fai 0,5 ml, però è chiaro che appunto dobbiamo parlare tutti la stessa lingua, non possiamo dire, diciamo, genericamente utilizzare dei termini come se andassimo al supermercato, cioè qui ne vale anche della vita. E quindi è sicuramente una cosa importante. Ovviamente andando avanti abbiamo anche acquisito le definizioni di massa e di peso che sono, diciamo, quelle fondamentali, anche perché abbiamo capito che la materia è qualcosa che ha una massa, occupa uno spazio, occupa un volume, per cui è importante sapere questo, così come il peso, che è sempre al solito l'espressione della massa in cui utilizziamo un'unità di misura ben precisa. Stessa cosa vale per la densità e per il peso specifico, in cui la differenza, ricordiamoci che la densità è l'espressione del rapporto fra massa su volume, e la differenza col peso specifico era semplicemente il fatto che il peso specifico fosse una grandezza diciamo adimensionale, nel senso che non numerica, quindi non aveva un'unità di misura. Quindi in tutto questo un'ultima cosa che dovevamo aggiungere a quello di cui avevamo parlato l'altra volta, che l'ultima cosa su cui ci siamo lasciati è stata l'energia. Abbiamo parlato dei vari tipi di energia e poi abbiamo parlato della differenza fra energia cinetica e energia potenziale. In realtà abbiamo definito l'energia come quella capacità di compiere lavoro. In realtà una delle cose fondamentali è che abbiamo detto tutte le reazioni a livello organico avvengono in modo tale che ci siano reazioni che rilasciano energia e reazioni che richiedono energia, ma tutto verte sul fatto che per il principio di additività in realtà quella che rilascia energia viene utilizzata, questa energia rilasciata viene utilizzata per compiere le reazioni che invece richiedono energia. Il tutto poi verte sul fatto che noi abbiamo prodotto più energia di quella che consumiamo, oppure meno di quella che consumiamo, e allora dobbiamo attingere a qualcos'altro. Tutto lì, perché se ne abbiamo prodotta di più, chiaramente dobbiamo fare in modo di capire come accantonarla, quindi come depositarla. Se ne abbiamo prodotto di meno, dobbiamo attingere ai vari depositi, che vi dicevo già l'altra volta, non sono tantissimi a livello organico i depositi, per cercare di produrne di più. Quando parliamo di energia, genericamente comunque noi parliamo di ATP, già l'altra volta ce lo siamo detti, questa è una delle risposte, tipo il jolly da giocare, che ci può salvare innumerevoli volte in una domanda di esame. Certo, sulla chimica un po' meno, sulla biochimica è quasi sicuro che in un modo o in un altro c'entra. Vi dicevo, tra le forme di energia che abbiamo visto già l'altra volta, in realtà ne abbiamo, diciamo, tralasciato una, non perché l'avessimo dimenticato, l'avessi dimenticato, perché non abbiamo avuto il tempo di arrivare a approfondire anche questa. In realtà un'altra forma di energia che è molto importante, perché vedremo molto spesso e utilizzeremo questo termine, è il calore. In realtà non è la temperatura, cioè c'è una differenza fra calore e temperatura, perché il calore è una forma di energia e l'abbiamo detto, mentre la temperatura no. La temperatura infatti hanno unità di misura anche diverse, perché la temperatura è misurata in gradi, mentre il calore è espresso in calorie. Ora questa parola caloria già vi viene più familiare, perché quando noi parliamo di dispendio energetico siamo sempre abituati a riferirci alle calorie, anche
ai vari alimenti o nutrienti che noi assumiamo con la nostra dieta, siamo sempre lì a guardare quante calorie abbia. In realtà noi definiamo la caloria come quella quantità di calore che è necessario come definizione generica a innalzare la temperatura di un grado, la temperatura dell'acqua di un grado, teoricamente essendo a livello del mare, quindi con la pressione di un'atmosfera, e quindi diciamo come definizione generale la diamo in questo modo. In generale non dobbiamo fare un errore. Sicuramente se siete fra quelli che guardate le calorie di ciò che assumete, come vedete noi parliamo di calorie, però in realtà siamo abituati a leggere chilocalorie. Allora, se noi ci riferiamo alle calorie, genericamente ci riferiamo alla caloria, alle chilocalorie. Allora, la differenza tra caloria che intendiamo noi è la grande caloria. La grande caloria sarebbe 1000 calorie piccole. Cioè, quando noi scriviamo calorie, lo dovremmo scrivere cal, ma con la C maiuscola. Per intenderci sarebbe così. Cal scritto così, ok? Perché cal scritto così è la piccola caloria, mentre questa è la grande caloria. Cioè significa che una caloria grande è uguale a 1000 calorie piccole. Scrivere così o scrivere chilocalorie è uguale. Quindi in generale ci riferiamo alle chilocalorie, perché K già intende 1000. Quindi scrivere con la K davanti calorie equivale a questo ed è corretto. Ok? Mentre se scriviamo calorie piccole, no. E non esiste neanche scrivere così, perché ve lo dico perché a volte succede. Perché già abbiamo detto che questo è 1000. Se scriviamo così è 1000 di 1000, quindi 10 alla sesta per intenderci. 1.000.000 di calorie, non è 1000 calorie. Non so se capiamo la differenza, perché a volte magari poi più che altro vi potete rendere conto quando guardate certe istruzioni o certi apporti calorici, diciamo anche la serietà di chi lo ha commercializzato. Genericamente si utilizza chilocalorie. Chilocalorie ripeto, scritte in questo modo. Ed è corretto. Se ci riferiamo per esempio ai nutrienti, già possiamo individuare, e lo vedremo quando faremo la parte delle macromolecole, una differenza nelle chilocalorie prodotte. Si dice 1 grammo di carboidrati, per esempio, produce 4 kilocalorie di energia, così come le proteine, mentre i grassi, i lipidi, ne producono 9, per esempio. E noi lo sappiamo che sono più caloriche. Non sappiamo oggi perché, che non siamo in grado. Quando poi farete la biochimica sarete in grado di capire perché i lipidi producono molto più calorie rispetto ai carboidrati e alle proteine. Però, giusto per capirci che questa è una di quelle cose che, per esempio, utilizziamo spesso nella vita, diciamo, di ogni giorno. Andiamo a identificare soprattutto qual è da che cosa è composta, diciamo, la materia. Allora, genericamente partiamo sempre da ciò che è stato fatto dai nostri predecessori. Partiamo sempre da Democrito, che forse già l'altra volta avevamo accennato, che era stato il primo che aveva cercato di dare una spiegazione. Ricordiamoci sempre, quando vedremo, perché anche quando faremo la definizione degli acidi e delle basi, magari vi verrà da ridere nel vedere certe definizioni che vi sembrano stupide. Però dobbiamo anche metterci sempre nei panni di chi nel 300, nel 400 a.C. Si era cimentato nel cercare di dare una spiegazione a qualcosa che difficilmente
era comprensibile o facilmente comprensibile senza gli strumenti che abbiamo a disposizione adesso. Quindi, diciamo, sì, potrebbe sembrare stupido, ma ricordiamoci quando è stata postulata. Poi in realtà, nella sua ignoranza e nel suo non avere attrezzature a disposizione, la sua spiegazione aveva provato a darla e diceva che la materia in realtà era composta da minuscole particelle, che era difficile osservare perché ovviamente non aveva a disposizione un microscopio, quindi sicuramente non era una cosa fattibile. Però diciamo che quantomeno capiva che queste particelle, che erano così piccole, non erano osservabili, identificavano la composizione della materia. E si era trovata proprio questo modo di nominarle, che era la parola proprio atomo, proprio perché dal greco significava indivisibile, siccome secondo lui nel suo immaginario la materia era composta da particelle che erano indivisibili, allora questo era stato il suo ragionamento logico per arrivare a definirlo in questo modo. Ovviamente poi diciamo che ci furono alcuni altri filosofi che tentarono di dare altre spiegazioni sul fatto che esistessero questi atomi o meno, e anzi erano andati un po' oltre, dicendo anche che probabilmente ognuno di questi atomi, perché guardava la materia diversa e vedevano che avevano, oltre che aspetti diversi, ma proprio comportamenti diversi, probabilmente erano arrivati anche alla conclusione che ognuno di questi avesse delle caratteristiche peculiari che erano anche responsabili di queste caratteristiche specifiche e uniche, diciamo, di ognuna di esse. C'era anche un'altra corrente, diciamo, che era guidata da Zenone, che in realtà non credeva molto a questo fatto degli atomi ed era convinto che la materia fosse divisibile in maniera infinita. Per cui dico, qualsiasi oggetto noi prendevamo, che fosse legno, che fosse dei cristalli di sale, qualsiasi cosa, non ha importanza, in realtà poteva essere diviso in due parti e poi queste divise in altre due parti e poi così via. Quindi in realtà questa cosa poteva andare avanti all'infinito. Quindi secondo questa corrente non si arrivava mai a qualcosa che fosse indivisibile. In realtà poi noi abbiamo con il tempo diciamo, abbiamo acquisito l'informazione che in realtà Democrito, diciamo, nel suo non avere a disposizione nulla e non avere gli strumenti a disposizione, aveva fatto, diciamo, ci aveva visto lungo, era stato, diciamo, molto più lungimirante e aveva azzeccato un po' più il tiro rispetto a Zenone. Quindi, in generale, noi possiamo definire sicuramente la materia come qualcosa che occupa spazio ed è dotato di una massa. Per cui in generale definiamo la massa in questo caso anche come la resistenza alla forza che viene applicata per diciamo muovere, alterare lo stato di quiete di quella materia. Ovviamente, siccome la materia è tutto e niente, dobbiamo fare una classificazione, dobbiamo fare una suddivisione che ci aiuta un po' di più nella comprensione, diciamo, di questa classificazione. Quindi, genericamente, noi identifichiamo la materia come qualcosa che ha questa massa ed è in grado di occupare uno spazio. Vabbè, questo assodato. Assodato questo, facciamo una prima classificazione in sostanze pure e miscele.
cosa intendiamo noi per sostanze pure? Per sostanze pure noi intendiamo in realtà delle sostanze che hanno una composizione fissa, quindi non possono essere separate e quindi trovare componenti diversi. Quello è, quello rimane, non abbiamo altro. Volendo scendere prima, diciamo, nella parte della classificazione delle sostanze pure, queste ulteriormente possono essere suddivise in altre due classi, ossia gli elementi e i composti, in cui gli elementi sono la parte più piccola, quindi in realtà possono unirsi fra di loro, poi vedremo attraverso i legami chimici, e possono generare dei composti. Quindi gli elementi sono sicuramente la base di tutto quanto. Possiamo fare degli esempi, ce ne sono tantissimi, ma l'azoto, l'ossigeno, l'oro, se proprio volessimo vedere una cosa che sembra chiaramente dotato di una materia, ma non è un elemento della tabella periodica, ma anche quello lo è in realtà. Dico, però lo identifichiamo come un materiale, una materia. Mentre composti già è qualcosa di più complesso. Non so, il biossido di carbonio in generale è un esempio di composti, ma anche l'acqua è un composto in realtà, quindi in generale non è soltanto una questione di cose, diciamo, materiali, perché l'acqua comunque è un fluido, quindi anche quello lo è. Quindi capiamo bene che noi parliamo di composto quando all'interno ci sono più elementi che sono tenuti fra di loro. In quel caso, nel caso dell'acqua, abbiamo l'idrogeno e l'ossigeno, che sono elementi, quindi già cominciamo a capire la differenza. Anche il sale è un composto, perché in realtà il sale è diciamo, composto da sodio e cloro, e quindi anche quello rientra fra i tipi, diciamo, di composti che ci possiamo immaginare. Ritornando invece alle miscele, la miscela risulta essere una combinazione di più sostanze pure, quindi già c'è una complessità in quello che abbiamo, e dato che c'è una complessità, il fatto che in realtà riusciamo a separare le fasi, oppure poi faremo anche un ulteriore approfondimento per quanto riguarda per esempio le emulsioni, i colloidi, quelli li faremo in seguito, ma anche lì è la stessa cosa. Facciamo una differenza fra materia omogenea ed eterogenea, partendo sempre dalle miscele, in cui quella omogenea in realtà ha una composizione che, diciamo, non rende visibili e separabili le fasi, almeno alla vista. L'urina, per esempio, è una miscela omogenea. Sempre da quello, certo, le concentrazioni possono variare, ma sempre le stesse cose ci sono nel prodotto urinario. Mentre per esempio anche il plasma in realtà lo è, però il plasma genericamente lo è, può essere sia ritenuto omogeneo che eterogeneo, perché genericamente noi sappiamo la composizione del plasma ed è quello, e lo vediamo in un certo modo, lo vediamo un po' opaco, imparerete quando farete le tecniche di laboratorio, se già non le avete fatte non penso, come si separa il sangue e quali sono le varie frazioni del sangue, e quindi fondamentalmente quando avete una provetta diciamo di solito si utilizza per la coagulazione, per effettuare i test della coagulazione
centrifugandolo, voi vi trovate i globuli rossi sul sfondo e poi vi trovate il plasma, in cui la differenza con il siero è la parte, diciamo, proprio della matrice del fibrinogeno, per intenderci. È molto più limpido il siero, mentre il plasma è un po' più opaco. Un po' più opaco, ma sempre nei limiti, nel senso che genericamente noi la composizione del plasma la conosciamo benissimo e in condizioni normali, dove per condizioni normali intendo non patologiche oppure alterate da una situazione che si è instaurata, anche transitoria, chiaramente noi la conosciamo, lo sappiamo perfettamente, lo potremmo identificare perfettamente. Ci possono essere delle situazioni in cui in realtà c'è una condizione un po' diversa e adesso ve la faccio vedere. Intanto vorrei fare diciamo una piccola, vorrei soffermare su una differenza tra composto e miscela, perché in realtà la differenza principale sta nel fatto che il rapporto tra le masse degli elementi che compongono un composto è fisso e costante rispetto alla miscela. Quindi nel composto il rapporto tra le masse degli elementi è fisso e costante. Quindi su questo non abbiamo dubbi. Mentre in una miscela ci sono sostanze diverse e quindi queste sostanze diverse possono essere presenti in rapporto diverso e quindi noi vedere qualcosa di diverso, già vedere, comunque la composizione risulterebbe alterata. E genericamente diciamo che la differenza di cui vi parlavo prima per esempio nel plasma, no? Nel plasma che se qualcuno deve dire qualcosa vi prego di accendere il microfono perché io non vedo se avete alzato la mano. Mi scusi, una domanda. Sì. Sono Raffaele Falini. Volevo chiederle, stava dicendo adesso la differenza tra miscele e composti. Quindi Sì. la differenza sta di fatto che è il rapporto delle sostanze pure che ci sono al loro interno, la differenza fondamentale? È Perché fisso alla e fine... costante, sì. Come scusi? Che non l'ho sentita? È fisso e costante nel composto. Ok, quindi sono solo i rapporti a cambiare la differenza tra le due terminologie. Esattamente. Va bene, grazie mille. Prego. In ogni caso un sistema omogeneo è sicuramente un sistema in cui diciamo, la materia presente al suo interno ha le stesse proprietà, quindi composizione, colore, densità, in questo senso. Quindi sicuramente quello omogeneo. Ora sto arrivando alla differenza tra quello omogeneo e eterogeneo, sto tornando, tralasciando quello che dicevamo prima tra composti e miscele. Quindi quelle omogenee hanno questa composizione che presenta le stesse proprietà, quindi per questi parametri di cui parlavo prima, quindi densità, colore, composizione e quant'altro. Quindi non c'è questa differenza. Quindi i sistemi omogenei presentano un'omogeneità di tipo fisico più che chimico in realtà. Quelli eterogenei invece sono formati da materie che diciamo hanno differenze o almeno si ritrovano diverse materie all'interno e non hanno lo stesso rapporto, quello dicevamo prima, quindi non ha una composizione che può essere definita uniforme e che ci permette di identificarla. Vi dicevo la differenza, quella che può aiutarvi diciamo un po' di più nella comprensione diciamo, della differenza tra materia omogenea e eterogenea è per esempio il plasma, che può essere contemporaneamente omogeneo e eterogeneo, perché il plasma genericamente è una miscela omogenea. Però, per esempio, il plasma, quello che viene definito lipemico, è definito come invece una miscela eterogenea.
Cos'è il plasma lipemico? Il plasma lipemico è per esempio questo. Vedete la differenza fra queste due provette? Allora, queste due provette sono quello che dicevo prima io. Questa in realtà è anche una un po' diversa, comunque non ha importanza. Che ci vedete di diverso? La colorazione del grasso, penso. Qualcun altro stava dicendo qualcos'altro? No, io ho il colore sempre. Ok. È evidente. C'è un problema. Abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema. Sicuramente abbiamo un problema. Lì in modo goliardico io ho scritto prima e dopo, allora, dopo un cheeseburger e dopo un double cheeseburger, ovviamente per dire, non è che sarà soltanto il cheeseburger che ci indurrà a una cosa del genere, sicuramente non sarà soltanto l'averlo effettuato, l'averlo mangiato una volta il problema. Il problema è una cosa che perdura nel tempo, ok? Ovviamente i grassi che vanno in circolo è normale che hanno diciamo una visibilità più o meno evidente. In condizioni normali noi non abbiamo problemi, noi assumiamo questi grassi e poi vengono stipati, metabolizzati, accumulati, insomma tolti dal circolo. Il problema è quando per troppo tempo noi continuiamo a avere uno stile di vita, insomma, assumiamo un comportamento alimentare che ci porta poi all'instaurarsi di una situazione del genere, in cui qui il rischio di una malattia cardiovascolare chiaramente è tipo top, da 1 a 10, 15. Per cui il problema in questo caso è chiaro che voi dovete sempre mettervi nell'ottica di 10. Beh, però alla fine sono grassi, non è che non lo so, è arsenico, quindi che male fa? Ma voi ve lo immaginate il sangue, diciamo, il sangue, no? Che ha una matrice acquosa comunque, liquido, va in circolo, attraversa capillari, arterie, quindi genericamente passa attraverso tutto quanto. Se diventa un po' più nutelloso, lo chiamiamolo in questo modo perché non è il volere dire quella parola tipo petaloso che ci fu una volta, no, ma sulla Nutella siamo tutti svegli e tutti preparati. Fondamentalmente è normale che si ha una problematica maggiore nel far circolare tutto quello che deve circolare e le difficoltà possono essere maggiori, tanto più che poi vedrete, o vedremo anche inizialmente, ma poi vedrete sempre in biochimica, nel metabolismo dei lipidi, l'importanza anche delle altre lipoproteine che chiaramente ci aiutano a evitare che si instauri una situazione del genere. Quindi come vedete, genericamente la condizione normale vuole che noi abbiamo sempre un plasma del genere. Se voi lavoraste in laboratorio, comunque vi ritroverete prima o poi a fare un laboratorio pratico in cui vi ritroverete a maneggiare delle provette di qualsiasi natura esse siano. In ogni caso ritroverete una condizione del genere. Questo è quello che è naturale, ok? Poi è chiaro che se già l'abitudine stessa di lavorare e vedere questa situazione vi porterà nel momento in cui vi imbatterete, io spero mai, ma potrà succedere, a me è successo quando lavoravo al laboratorio di analisi, immediatamente vi renderete conto che cos'è. Quindi come vedete l'esperienza insegna. In quel caso non è che avete fatto già l'analisi, ma in realtà ci vuole molto poco a capire che cosa sta succedendo. Quindi, dico, Scusate l'interruzione, posso fare una domanda? sì, certo. Quindi per quanto riguarda la materia omogenea, la differenza tra materia eterogenea, si può accostare il concetto di omogeneo a solubile in questo caso? Visto che comunque sono composizioni che non sono evidenti. In realtà la solubilità dipende anche qui dalla massa, dalla densità, da tant'altro, perché verosimilmente anche quelle si sciolgono, possono andare, lascia stare in questo caso il grasso, perché il grasso sappiamo che è idrofobo, quindi magari no. Potrebbe, lo capisco io qual è la tua
idea di questa definizione. In questo caso sì, potremmo, però dico non possiamo farne un assunto, perché verosimilmente potrebbe essere che anche nelle miscele eterogenee ci sia qualcosa che è solubile. Però alla fine dico, siccome abbiamo capito che è il tutto che è compreso lì, probabilmente sì, anche perché dicevamo che là era fissa, no? Però parliamo sempre di quelle caratteristiche, densità, anche solubilità. Perché no? Anche solubilità. Quindi diciamo che teoricamente sì, potremmo anche, diciamo, forzare un po' la mano e definire tutto ciò che è in una miscela omogenea come qualcosa che riesce a solubilizzarsi, diciamo, in quel fluido, che poi per la maggior parte delle volte è acqua, diciamo, quindi diciamo il fluido principale. Tornando un attimo indietro, proprio sulla molecola dell'acqua, volevo cominciare a farvi vedere un po' di cose che magari poi vedremo, dico, cominciamo a familiarizzare. Mi scuso sempre con chi già la chimica l'ha fatta e ce l'ha fradice in testa queste cose, però io, siccome non so qual è la vostra base di partenza, preferisco comunque sempre dirle le cose. In ogni caso non credo diciamo, di pesare tanto, di gravare tanto di più rispetto a tutto il resto della lezione. Anzi, forse è più facile così comprenderci. Come vedete, scrivere la molecola di acqua è facile, ma può, diciamo, utilizzare dei modelli diversi, delle rappresentazioni diverse, perché se è vero che noi quello che vedremo più spesso sarà questo, è normale che però noi possiamo arrivare a scrivere la formula di struttura, diciamo, di struttura della molecola dell'acqua quando sappiamo esattamente cosa succede all'interno della molecola dell'acqua. Cosa voglio dire? Allora, se io scrivo l'acqua così com'è, da come è scritta la formula molecolare, quella bruta, non capisco esattamente chi è legato a chi. È esattamente come quando si scriveranno, per esempio, gli acidi carbossilici che hanno questa formula grezza, ma che se io lasciassi scritto così, voi da questa formula diciamo, molecolare bruta non riuscireste a risalire a qual è in realtà la struttura della molecola, che non è indifferente, perché se io non so se è l'idrogeno che è legato al carbonio o se è legato all'ossigeno che è legato all'altro ossigeno o al carbonio, io non so neanche chi posso perdere e che cosa può fare come reattività, ok? Quindi in realtà noi ci ritroveremo molto più spesso a scrivere prima la formula di struttura. Quando poi avremo acquisito la formula di struttura, allora scriveremo quella molecolare, che è più semplice, è più veloce, è più immediata, possiamo fare delle reazioni e chiaramente quando noi scriveremo una reazione chimica non metteremo, diciamo, non scriveremo la formula di struttura, ma scriveremo la formula molecolare. Quindi dico questo per capirci sul fatto che in ogni caso non sono delle cose diverse, sono semplicemente dei modi diversi di scrivere la stessa cosa, ma che ci aiutano nella comprensione di ciò che succede nell'interno. E poi ovviamente ci sono anche queste a forma di sfere, bastoncini, forme tipo testa di topolino, insomma, poco importa, non è questo il problema. Come vedete, al solito è un modo alternativo per rendere immediato ciò che succede all'interno. Perché è chiaro che se voi vedete già, allora, se voi vedeste per esempio la formula di struttura, no? Questa qui, e poi la formula a sfere e bastoncini. Una differenza ce la trovate fra queste due? C'è qualcosa di più informativo in uno rispetto all'altro o di diverso secondo me? Perché sempre un ossigeno e due idrogeni sembrano esserci. Che entrambi anche le dimensioni, per esempio. La differenza dei legami. Qualcun altro stava dicendo qualcos'altro?
Che entrambi gli idrogeni sono legati all'ossigeno. Questo lo vediamo anche da qui, perché entrambi gli idrogeni sono legati all'ossigeno, però qualcuno ha detto i legami. In questo momento non abbiamo parlato di legami, però lasciamo stare la parola legame. Capiamo subito che c'è qualche cosa da attenzionare, perché qui noi non ci aspetteremmo di vedere questa cosa rossa. Perché ci dovrebbe essere questa cosa rossa? Cioè, in realtà noi ci aspettavamo bastoncino bianco con la pallina, bastoncino bianco con la pallina, per intendere che c'è questo legame. Ma legame come cioè, avere legato, cioè nel senso qualcosa che lega qualcosa a qualcun altro, no? Tra quella pallina rossa e la pallina bianca. Però capiamo che c'è qualcosa che invece dobbiamo attenzionare. Quindi in realtà tutti i modi alternativi all'inizio servono semplicemente per creare una sorta di allarme. Attenzione, c'è qualcosa che forse devi guardare, ok? Poi, man mano che cominciamo a farci, potremmo dire l'orecchio, ma in realtà l'occhio, perché cominceremo a vederlo più spesso, allora potremmo omettere, no? Come ometteremo di scrivere la formula di struttura? Omettiamo di fare modelli vari complicati, perché poi, ripeto, noi ci ritroveremo a scrivere una formula molecolare. Ma quello lo possiamo fare quando abbiamo capito che cosa. Così come vedremo anche nella configurazione elettronica che cosa possiamo lasciare come informazione, cosa ci serve sapere. Sì, all'inizio dobbiamo guardare tutte le informazioni possibili e immaginabili. Poi, assodato quello che dovevamo sapere, possiamo anche tralasciarlo. Ma questo non è perché vogliamo essere, diciamo, polemici nel volere dire ma allora perché se dobbiamo fare questo facciamo tutto, facciamo per niente. No, è semplicemente per capire. Noi dobbiamo capire le cose. Quando le capiamo, poi parleremo la stessa lingua e non abbiamo bisogno per forza di entrare nel dettaglio principale. Questo è un altro esempio di miscela. E qua veniamo al discorso che diceva, non so chi l'ha detto perché non riesco a vedere i nomi, la collega che parlava di solubilità. In realtà qui un esempio della solubilità c'è, che è questo in C, no? E quindi in realtà questa cosa della solubilità viene al nostro dire. Però è normale che dobbiamo anche capire quando succede una situazione del genere. Perché? Io non posso dire, allora cosa c'è qui? Qui c'è acqua e sale. Ok? Io non posso dire che questo, cioè se io prendo il sale e lo butto nell'acqua, faccio una miscela omogenea. Per fare una miscela omogenea io devo somministrare calore oppure energia meccanica. Ok? Nel momento in cui io lo faccio questa cosa, poi lo potrò dire, perché nel momento in cui sono riuscito a fare sciogliere il sale in acqua, non lo vedrò più. Perché una volta che il sale si scioglie in acqua, rimane lì. Eccetto che non ne mettiamo molto di più. Poi entriamo in quelle che faremo successivamente, nelle soluzioni che sono sature. Quindi con tutte le differenze del caso, noi possiamo parlare di una solubilità, però dico, dobbiamo stare attenti a queste piccole differenze. Effettivamente ci starebbe in questo discorso della solubilità. Poi c'è il discorso che dicevamo prima delle miscele eterogenee. Perché? Vabbè, quello che è eterogeneo, secondo me, è più facile da comprendere perché è tutto ciò che è separato, cioè in cui ci sono più cose le vediamo, perché nella prima immagine lo vediamo che ci sono cose diverse. Qui chiaramente è un microscopio, ok? Quindi non lo possiamo vedere, però in realtà sono il sangue, per esempio, potrebbe sembrare omogeneo a vederlo, ma se poi noi lo guardiamo al microscopio, in realtà è composto da una serie di cose. Quindi il punto sta proprio nel fatto che
c'è questa differenza nella composizione interna e anche nei rapporti con la quale essi si ritrovano, che diciamo un po' ci divide, diciamo. Andando chiaramente avanti nella descrizione della materia, perché se ci ricordiamo noi siamo partiti da parlare della materia, del fatto che identificavamo qualcosa che aveva una massa e un volume, quindi occupava uno spazio. Un'altra cosa però la dobbiamo puntualizzare, cioè il fatto che la materia può essere descritta attraverso, quindi utilizzando sia le sue proprietà chimiche che fisiche, che non sono uguali, perché in realtà per proprietà chimiche noi identifichiamo il comportamento di una sostanza nei confronti delle altre sostanze con le quali interagisce che modificano la sua natura. Per esempio, il latte, il reincidimento del latte è una reazione chimica che fa cambiare la natura di ciò che era di partenza, così come anche il vino che fermenta in realtà è un esempio di proprietà chimica, perché prima era mosto, poi i lieviti effettuano la fermentazione alcolica e a partire da quello noi otteniamo diciamo, etanolo. Quindi è diverso anche il cambiamento diciamo, del colore delle foglie. Sono delle piccole differenze, ma che fanno una grande differenza, che capite bene che partiamo da qualcosa, ma arriviamo ad altro. Quindi, dicevo, nell'etanolo la fermentazione alcolica parte dal fatto che sempre dipende dallo zucchero che è presente nel mosto, che poi i lieviti fermentandolo dopo glicolisi e quindi dal piruvato poi si ottiene prima acetaldeide e poi etanolo e quindi dipende anche la relazione alcolica da questo. Ovviamente c'è una differenza invece con le proprietà fisiche, perché in questo caso non parliamo di cambiamento proprio della natura di quello che era inizialmente, ma in questo caso parliamo del comportamento di quella della materia in seguito a una sollecitazione di tipo fisico che subisce e che quindi in realtà modifica la sua l'energia che viene contenuta all'interno e quindi ne modifica anche diciamo le caratteristiche. Non lo fa diventare un'altra cosa, ne modifica le caratteristiche. Quindi, per esempio, una bevanda che contiene CO2, se noi la agitiamo e apriamo il tappo, in realtà perdiamo la CO2. Certo, non la perdiamo tutta, ma ne perdiamo. Se la facciamo più volte, prima o poi succederà. Quindi in realtà è una cosa del genere. Quindi, come vedete, cambia lo stato. Ma non è che diventa un'altra cosa, non è che la bevanda non è più una bevanda e diventa un solido, rimane sempre bevanda rispetto a quella precedente. Quindi dobbiamo stare attenti a questa differenza. In questo grafico in realtà ripetiamo un po' le stesse cose di cui parlavamo prima. È un po', diciamo che mi piace mostrarla perché ha un po' delle differenze rispetto a quello di prima che potrebbe aiutarci un po' nell'individuazione delle differenze. Perché partendo sempre dalla materia ci facciamo delle domande e in funzione della risposta sappiamo che cosa ci dobbiamo aspettare. Quindi se per esempio la materia ha proprietà uniformi, cioè tutta uniformemente, noi almeno alla vista, no? Non vediamo differenze. Se la risposta è no, allora sicuramente è una miscela eterogenea. Non abbiamo dubbi su questo. Se invece sì, possiamo andare avanti nel farci domande per arrivare alla conclusione di che cosa stiamo guardando. Allora la domanda successiva è: ha una composizione fissa all'interno il rapporto che dicevamo costante precedente? Se la risposta è no, allora in questo caso è una soluzione.
Quindi, come vedete, non è una miscela eterogenea, ma è una soluzione. Non stiamo parlando più di una miscela. Mentre se la risposta è sì, allora abbiamo bisogno di sapere ulteriormente se possiamo separarlo chimicamente i componenti o meno. Se li possiamo separare chimicamente, allora è un composto, perché è formato da tante cose. Se non li possiamo separare ulteriormente, allora sono elementi, perché chiaramente eravamo arrivati al capolinea, non abbiamo più oltre cui andare, al limite oltre cui andare. Ovviamente qui poi, in base a questa classificazione, possiamo ulteriormente suddividerlo, ma è quello che dicevamo prima, in elementi composti, mentre le miscele omogeneo e eterogeneo. E poi la definizione, diciamo, va da sé, che è quella di cui parlavamo prima. Allora, visto che sono le 11:15, abbiamo fatto più di 3 quarti d'ora di lezione, io direi di farcele adesso 5 minuti di pausa, che visto che abbiamo cominciato tardi, facciamo soltanto 5 minuti di pausa, proprio un caffè e torniamo fra 5 minuti. Va bene, Va grazie. bene. Grazie. Va bene.
Allora, eccoci. È rimasta la condivisione dello schermo? Sì, si vede. Sì, bravo. No, perché non avevo capito se l'avevo tolto o meno. Allora, proprio per chiudere l'argomento su, diciamo, questa parte, volevo farvi attenzionare il fatto che in realtà al solito cerchiamo di evitare di pensare che stiamo facendo la chimica e poi di conseguenza anche la biochimica come una punizione, perché in realtà noi abbiamo a che fare ogni giorno con queste cose e in realtà ci serviranno molto più di quello che immaginiamo o comprendiamo adesso. Avrete tempo e modo, diciamo, nel percorso di vederlo. Gli elementi stessi, che sembrano una stupidaggine, parlavamo degli elementi, vabbè, se arriviamo agli elementi, gli elementi sono quelli di base, va bene, ok, tutto a posto, vabbè, che saranno? Che saranno? Allora, intanto dovete partire dal presupposto che tutte le macromolecole, quindi tutto quello che vedremo, in realtà sono tutte molecole che contengono sicuramente carbonio, idrogeno, azoto e ossigeno. Poi ci sono altri elementi che sono, diciamo, che noi ritroviamo a livello organico che servono e che sono anche fondamentali, altri che sono presenti in tracce. State attenti a non sottovalutare la parola tracce, nel senso che se qualcosa... Allora, intanto dovete fare una cosa, dovete imparare dal vostro organismo. Cioè dovete imparare dal fatto che se noi siamo fatti in un certo modo, siamo giusti, cioè loro sono giusti, cioè loro come siamo stati fatti, ok? Ha un senso, tutto quello che c'è è sensato, siamo noi che non lo capiamo. Cosa voglio dire? Voglio dire che se in generale io dico, essendo diciamo esperto di nutrizione sportiva, mi ritrovo spesso ad avere soggetti che vogliono assumere dei multivitaminici, ma non è soltanto lo sportivo, è anche chiunque, cioè chiunque si alza dal letto e dice prendo il multivitaminico, perché? Così, per moda, ci sono delle mode che cambiano, no? C'è la moda del pantalone a zampa, poi c'è la moda del multivitaminico, è uguale. Allora, genericamente, qual è il problema? Così come le vitamine, anche i microelementi, perché questi poi li definiremo noi microelementi, se sono presenti in tracce, evidentemente bastano le tracce per svolgere le funzioni per le quali si ritrovano a livello organico. Ok? Significa che non abbiamo bisogno di chissà quale dose, perché altrimenti state tranquilli che ce l'avremmo. Poi è normale che ci sono alcuni elementi che devono stare a livello organico in tracce perché potrebbero essere dannose se fossero in accumulo, ma tanto noi li assumiamo con la dieta o li sintetizziamo, tanto noi è diciamo una provocazione, perché poi noi invece certe volte non facciamo determinate cose. Uno su tutti, faccio l'esempio, no? Lo iodio, per esempio, no? Aspettate che me la sono persa. Lo iodio, per esempio, è fra quelli che serve, è fondamentale, vedrete, nella funzione tiroidea, a partire dallo iodio insieme, diciamo, ad altre tiroglobuline e quant'altro, diciamo, noi produciamo gli ormoni tiroidei. Per cui è chiaro che ci sono delle condizioni secondo le quali certi elementi sono fondamentali. Però noi, ripeto, per tutto quello che poi vedremo, teoricamente già lo assumiamo, oppure anche il fatto che noi certe cose le assumiamo con la dieta e pensiamo che non è sufficiente solo perché è presente in tracce, già questo è un errore, perché l'altra volta quando abbiamo guardato le unità di misura, io vi ho detto
Allora, genericamente noi guardiamo il peso in grammi, no? Ma in grammi che c'è? Grammi, milligrammi, chilogrammi, ok? Quintale, tonnellate, vabbè, andiamo giù, perché noi parleremo del micro, non parliamo del macro. Grammi, milligrammi, microgrammi, nanogrammi, sono tutte differenze di 1000. 10 alla meno 3 per intenderci, no? Quindi meno 0,0001, 001, ok? 1000 in meno. Quindi capite quanto piccolo è. Quando parliamo di tracce, magari saranno presenti in milligrammi o in nanogrammi, ma è sufficiente. O in microgrammi, ma è sufficiente. Perché infatti qui parliamo di tracce, proprio perché questi elementi bastano a svolgere le loro funzioni. Spesso alcuni di questi sono coenzimi o comunque cofattori di enzimi. Gli enzimi, voi sapete, sono delle proteine, dei catalizzatori che accelerano, vedrete poi, no, vedremo noi, sì, nella parte della biochimica, accelerano le reazioni rendendole compatibili con la vita. Quindi hanno ruoli fondamentali, però se sono presenti in tracce, evidentemente ne basta poco. Quindi noi non vi dovete preoccupare. Poi noi abbiamo i sistemi di trasporto, di assunzione all'esterno, il ferro stesso. Noi lo assumiamo da ciò che mangiamo, che può essere più o meno assimilabile, ma comunque, avendo una dieta variegata, è difficile andare in anemia, ma comunque è possibile. Ci può essere anche una predisposizione genetica. Comunque, dico, sono tanti i fattori da vedere, ma questo ve lo dico perché non bisogna alterare sempre le concentrazioni così perché noi pensiamo che siccome fa bene allora una tonnellata è meglio. Non è così. Così come quelli fondamentali che sono, non sono fra quei 4 classi, quelle 4 classi di cui parlavamo prima, ce ne sono alcuni che sono fondamentali. Io non so se voi avete già fatto fisiologia, ma l'impulso nervoso viene trasmesso attraverso polarizzazione e depolarizzazione della membrana, i cui ioni fondamentali nel movimento sono sodio e potassio. Quindi già fra quelli sappiamo che funzione hanno. Per non dimenticare, per esempio, il calcio. Il calcio, noi appena parliamo di calcio, sicuramente a voi subito vi è venuto in mente osso. Vero, è importantissimo. Però lì è importante il calcio, non è che se io prendo una tonnellata di calcio al giorno risolvo il problema se ho un'osteoporosi, per esempio. Devo agire a vari livelli. Perché? Perché il metabolismo osseo è fatto da una deposizione e da un riassorbimento. Ok? Quindi se io aumento l'introito di calcio perché voglio assumere la deposizione, ma non rallento il riassorbimento, questo equilibrio comunque non varierà mai, quindi non avrò risolto nulla. Ma il calcio non è importante soltanto lì, perché nella contrazione muscolare viene rilasciato calcio dal reticolo endoplasmatico liscio, che è fondamentale. Quindi, come vedete, tanti fattori sono importantissimi, ma non è detto che perché allora, più importanti sono, più ne assumiamo, più ci siamo messi il ferro dietro la porta. Non funziona così. E le vitamine saranno uguali, perché le vitamine si chiamano vitamine proprio perché sono le ammine della vita. Sono importantissime, però ricordiamoci che c'è una differenza tra vitamine idrosolubili e liposolubili, e quelle idrosolubili, quelle liposolubili possono andare in accumulo. E poi l'ipovitaminosi è un problema, ma l'ipervitaminosi lo è altrettanto. Per questo io dico sempre, noi, a parte il fatto che si può valutare la nostra situazione, no? Anche la vitamina D, per esempio, che è quella più controllata del mondo, va bene, perché la vitamina D veramente è chiave di tutti i processi, rientra in tutto praticamente, quindi è vero che dobbiamo valutarne i livelli, ma appunto, visto che li possiamo valutare, non è che noi facciamo integrazione di vitamina D e poi si vede. Cioè noi facciamo un controllo, valutiamo i livelli di vitamina D e poi consideriamo di fare un'integrazione, così come tutte le altre cose. Quindi questo ve lo sto dicendo per cominciare a entrare nell'ottica di idee che, per quello che sarete nel futuro, dico che non è che troppo è meglio, siamo tutti come quando
mangia che è bene che mangi, se poi diventiamo obesi e poi dobbiamo stare attenti a come dimagrire quello che abbiamo assunto. Quindi dico, genericamente andiamoci in questo modo. Ok, detto ciò, facciamo un balzo indietro, ritorniamo a quello da cui eravamo partiti nella lezione di oggi, in cui parlavamo delle teorie di Dalton, e abbiamo detto, sì, in realtà eravamo partiti da Democrito che diceva che secondo lui era formato, la materia era composta da atomi. Chiaramente ci fu qualcuno che poi, diciamo, cercò di sviluppare un po' questa teoria. Dalton ovviamente fu quello che si occupò e ebbe anche l'intuizione e l'acume di approfondire, forse anche qualche strumento in più, dato che venne un po' di tempo dopo, e quindi cercò un po' più di perfezionare quello che era stato un abbozzo di teoria atomica enunciata da Democrito. Ovviamente seguendo sempre il metodo scientifico, no? Cioè no, io penso che è così, ok, è così. In realtà si ha un'osservazione e poi in seguito si postula una teoria cercando di avere magari delle convinzioni dovute anche dai fatti riscontrati. Allora, quali furono diciamo, i postulati più importanti della teoria di Dalton? Allora, intanto quello che già era stato postulato da Democrito, cioè che la materia è composta da piccolissime particelle indivisibili, quindi avevamo detto giusto come l'aveva chiamati atomi Democrito, e quindi continuiamo chiamandoli atomi. L'altra cosa importante è che dovremmo ricordarcelo anche nelle reazioni che vedremo successivamente, gli atomi non scompaiono. Cioè, quando avviene una reazione, avviene una reazione. Ok? Significa che in realtà si forma qualcosa, ma all'interno l'identità dell'atomo, dell'elemento rimane. Quindi non è che noi abbiamo cominciato con l'idrogeno e questo si è trasformato nel silicio. No, idrogeno era e idrogeno è rimasto. Poi cambia, chiaramente cambia perché in funzione dell'altro elemento o molecola con cui ha reagito, chiaramente si è formato qualcos'altro di più complesso, di diverso, ma non abbiamo perso niente. Questo che sia chiaro nel computo poi di cercarci che cosa ci dobbiamo trovare dall'altro lato. Non dobbiamo avere perso nulla. Ognuno deve avere mantenuto la sua identità. Genericamente, per formare qualcosa di più complesso, devono avere reagito degli elementi, e questi elementi chiaramente possono essere due o più di due, perché tanto poi vedremo che anche nell'ammoniaca stessa, che è NH3, in realtà sempre due gli elementi sono, azoto e idrogeno, soltanto che ce ne sono 3 di idrogeno, ok? Quindi cambia il numero, la quantità, diciamo, di quell'elemento, ma alla fine nel computo di formare quella molecola sempre 2 sono gli elementi che hanno reagito. E in ultimo, non per importanza, vedremo che quando gli elementi reagiscono fra di loro, poi parleremo dei legami, formano delle molecole. Quindi già infiliamoci in testa. L'elemento, okay, è la base, quello più piccolo di partenza. Poi cominciamo a complicare sempre di più la struttura e la reazione degli elementi insieme forma le molecole. Queste molecole si formano dal fatto che nel reagire, oltre che a reagire, consolidiamo questa reazione legandoci attraverso dei legami, che potranno essere più o meno forti, definiremo poi strutturali, ok? Ma poi vedremo di che cosa stiamo parlando,
ma comunque sempre dei legami sono. Quindi questo ci serve, è un po' come la colla, no? Se non mettiamo la colla, nel momento in cui quelle due cose le appiccichiamo, dice bello sarebbe questo, ma poi lo lasciamo, ritorna esattamente come era prima. Quindi dobbiamo legare per formare qualcosa di più complesso. In realtà poi noi genericamente abbiamo a che fare sempre con molecole e macromolecole di più ancora. Esattamente quello che dicevo l'altra volta quando parlavamo di dieta e parlavamo dei macronutrienti. Parliamo di carboidrati, lipidi, proteine. Carboidrati non è glucosio. Il glucosio comunque è sempre una molecola. Quindi, e nonostante fosse la molecola, è un monosaccaride, non lo possiamo dividere più per formare qualcosa che abbia una sua identità, ma quella è una molecola stessa. Poi C6, H12 o 6, quindi i tre elementi che lo compongono lo sappiamo quali sono. Quindi dico questo per cominciare a entrare un po' nell'ottica di quello che ci dobbiamo aspettare. Ovviamente per cercare di entrare un po' più a fondo nella teoria di Dalton, nella teoria atomica di Dalton, in realtà dobbiamo fare riferimento a due leggi importanti. Uno che è la legge di conservazione della massa. Già ne parlavamo l'altra volta. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ce la ricordiamo questa definizione? In realtà questo postulato è quello che in realtà noi ci ritroviamo a vedere sempre. Nel senso che quando noi vediamo delle reazioni chimiche o anche parlando di energia, dato che l'altra volta parlavamo delle classificazioni di energia, l'energia luminosa, giusto? L'energia termica, se parliamo a livello biochimico, l'energia elettrochimica. Nel momento in cui, per esempio, nel caso dell'elettrochimica, dell'ambito diciamo, biochimico, l'energia elettrochimica che viene prodotta diciamo, dall'ossidazione delle macromolecole, poi viene trasformata in energia meccanica, cioè che fa muovere la pompa che poi sintetizza l'ATP, per esempio. Quindi in quel caso non è che siamo maghi, in realtà si ha una trasformazione. Quindi genericamente non si ha una variazione della massa dei vari elementi che hanno reagito, perché non c'entra nulla in questo caso. Quindi in realtà in questo caso quello che può succedere è che si ha una modifica anche dei legami tra i vari atomi, ma non si ha una distruzione degli atomi, quindi dei più piccoli, quelli rimangono per come sono. Quindi tutti gli atomi che erano presenti all'inizio della reazione saranno presenti alla fine della reazione. Quindi questo è l'enunciato della legge di conservazione di massa. Questo è il motivo per cui diciamo che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, perché alla fine in realtà rimarrà invariata la composizione generale. Cosa un po' diversa, o almeno situazione diversa, è l'altra legge di cui parlavo prima, cioè la legge della composizione costante, che fu enunciata stavolta da Proust, quella da Lavoisier, la legge di conservazione della massa fu enunciata da Lavoisier, avevo dimenticato a dirvelo, mentre questa della composizione costante fu enunciata da Proust. E in questo caso è proprio una legge delle proporzioni definite e costanti. Quindi già questo ci fa capire che in questo caso, nella reazione fra queste sostanze, le loro masse si combinano in rapporti che sono definiti e costanti, quindi non cambiano mai. Per esempio,
Parliamo dell'acqua, giusto per parlare di una cosa un po' più semplice. Se nella decomposizione dell'acqua si ottiene sempre, per esempio, 8 grammi di ossigeno per ogni grammo di idrogeno. Siccome in realtà noi sappiamo che il rapporto fra le masse di ossigeno e di idrogeno è sempre 8-1, a prescindere dalla natura dell'acqua, cioè se l'acqua è acqua di mare, acqua di pozzo, acqua distillata, non cambia nulla. Sempre questo sarà il rapporto. Cioè in realtà ci sarà sempre questo rapporto costante di 8-1 che ci fa capire che non cambia nulla nonostante ci sia comunque una reazione che abbia formato la molecola dell'acqua, perché comunque ricordiamoci sempre che siamo partiti da due elementi che sono l'ossigeno e l'idrogeno. Questo è un esempio giusto per farci capire che non cambia tantissimo, però l'importante è che capiamo che questa composizione rimarrà costante, diciamo, nel tempo. Ovviamente ci sono poi degli elementi che dobbiamo diciamo, tenere in considerazione che sono presenti in natura come elementi biatomici. Per esempio l'ossigeno lo è, l'idrogeno lo è, quindi significa che possono, non è che detto li troviamo, dipende in che condizioni siamo, quindi in natura li possiamo trovare come diciamo elementi biatomici, ma potremmo trovarli anche come elementi monatomici. Per esempio ci sono elementi come l'elio e il neon, che sono fra i gas, che invece si trovano in natura come singoli atomi, quindi sono monatomici, per esempio. Invece l'ossigeno, come vi dicevo, genericamente noi lo troviamo come molecola biatomica, genericamente. Poi ovviamente dipende dal fatto di reagire o meno con altro dove si ritrova, però genericamente tendono a unirsi fra di loro. Poi vedremo anche in base alla configurazione elettronica, questo molto dipende su come li troviamo. Genericamente per identificare già il comportamento dell'elemento lo vediamo da come lo scriviamo. Per esempio vedete qui l'ossigeno lo scriviamo in questo modo e già questo ci fa capire di quanti atomi ci sono all'interno della molecola. Cioè O2 sappiamo che è composto da 2, ma potremmo anche trovarlo come elemento poliatomico, cioè come molecola poliatomica. Quindi significa, quindi sono 3 gli elementi che sono all'interno. Quindi noi già chiamiamo molecola perché in realtà nel momento in cui ci sono più di un elemento, già abbiamo complicato la situazione e lo possiamo definire o elemento triatomico perché è composto dallo stesso elemento, ma comunque sempre un composto, una molecola più complessa abbiamo formato perché ci sono 3 atomi all'interno, quindi diciamo, possiamo anche identificarlo in questo modo. Oltre a questo, per esempio, c'è il fluoro, c'è il cloro, c'è lo iodio stesso, quindi genericamente diciamo si ritrovano come atomi, come specie libere, come atomi liberi, ma alcuni possono anche ritrovarsi come diciamo composti, come elementi dicevo biatomici o poliatomici. Ovviamente in tutto questo però noi dobbiamo partire obbligatoriamente dalla base. Quindi per partire obbligatoriamente dalla base significa che parlavamo dell'elemento e allora se parliamo dell'elemento dobbiamo parlare di quella cosa indivisibile, dobbiamo capire come è fatto. Poi è chiaro che ogni elemento ha delle caratteristiche uniche, però genericamente sono tutti composti nello stesso modo, ossia parliamo dell'atomo. Quando parliamo dell'atomo
chiaramente siamo arrivati alla più piccola parte che può formare, diciamo, l'elemento stesso e che conserva tutte le proprietà di quell'elemento, ok? Senza mai variarle. Il punto è attenzionare la composizione dell'atomo stesso, che è genericamente questo. Io dico sempre che genericamente ognuno di noi ogni mattina si alza, no, quello che ogni mattina si alza la gazzella sa che deve correre più forte del leone, no, ogni mattina si alza e decide cosa vuole essere. La maggior parte delle volte diciamo che probabilmente siamo dei neutroni, però questi siamo, e già da questa, che vuole essere diciamo un modo più scherzoso di identificare queste tre particelle, ci identificano anche il segno, diciamo, la carica, ecco, definiamola in modo scientifico, di ognuno di questi, perché definiamo chiaramente il protone, quello con carica positiva, l'elettrone, quello con carica negativa, e il neutrone, quello neutro, che non è quello che però I don't give a fuck lui, ma neanche noi, nel senso che, vabbè, una è portata a pensare, vabbè, è un neutrone, who cares? C'è tanto questo che dovrà fare. Non è così, perché anzi, vi dovete spaventare, come quando uno dice di questi, deve spaventare, di quelli che non parlano, ecco. È uno di quelli che la cui variazione della composizione può portare a situazioni, diciamo, pericolose. Allora, intanto guardiamo un po' la situazione. Noi definiamo l'atomo intanto come quella struttura in cui identifichiamo un nucleo centrale, no? E poi uno spazio esterno nel quale si aggireranno gli elettroni. Ovviamente questo spazio esterno sarà più o meno grande in funzione dell'elemento che stiamo guardando. Poi adesso vedremo di che cosa stiamo parlando. All'interno del nucleo noi ci ritroviamo protoni e neutroni, mentre all'esterno, dicevo, ci ritroviamo gli elettroni. Definiamo chiaramente carica negativa l'elettrone, carica positiva il protone, cariche di segno opposto si attraggono. Quindi già capite bene che facendo questa affermazione già abbiamo detto, allora il nucleo, l'atomo esiste come entità perché? Perché c'era qualcuno di dentro che come una calamita si attira gli elettroni che sono fuori e quindi stanno tutti compatti a formare un atomo. Altrimenti ognuno se ne andava per i fatti suoi. Ma questo non succede perché le cariche hanno questi segni opposti che gli permettono di, diciamo, attrarre a sé e quindi formare una struttura ben definita. In questa struttura ben definita noi possiamo anche andare a definire la massa di queste tre particelle, in cui il protone e il neutrone, come vedete, hanno praticamente la stessa carica. Quello che dovete guardare non è tanto il numero intero, ma l'esponenziale, perché 1 è 673 e 1 è 675 per 10 alla meno 24 praticamente esige che siano quasi identici. Il problema è, vabbè, qui l'ho cancellato, era un po' diverso. Aspettate che lo rimetto, giusto. Ok. In realtà, come vedete, l'elettrone sembrerebbe avere già una massa diversa, perché stiamo parlando di un 9,11 rispetto a un 1,673, ma però stiamo moltiplicando per 10 a meno 28. È più grande o più piccolo del neutrone e del protone? Più piccolo. Perché? Perché è elevato alla 10 meno 28. Rispetto a meno 24 abbiamo praticamente 4 decimali in meno, cioè come se fosse quello
0 è quello 0,0000, ok? Quindi 4 volte meno, più 4 no, 10 alla quarta, meno 10 a meno 24, 10 a meno 28. Vabbè, non è che volevamo fare matematica, ma era giusto per capirci, dico, la differenza, no? Eppure questo che è così piccolo, vedrete che farà un casino. Quelli più piccoli sono sempre questi, no? Quindi dico, adesso dobbiamo capire un po' che cosa succede. Intanto, questo è quello che dicevo prima. Come vedete abbiamo il nucleo qui centrale, in cui abbiamo i protoni e i neutroni, e in realtà poi questo spazio esterno e il raggio di ogni atomo dell'elemento è diverso, dipende dall'elemento che stiamo guardando, e genericamente ha una grandezza, dove il raggio sarebbe la distanza che c'è tra il centro, diciamo, del nucleo e il margine esterno, dipende dall'elemento che stiamo guardando, e poi vi faccio vedere perché quando arriveremo a vedere anche l'attrazione, la forza di attrazione dei protoni verso gli elettroni e da che cosa dipende questo, però questo lo vedremo sicuramente la prossima volta. Però dico, intanto fissiamoci sul fatto che questo è genericamente un atomo, e quindi così ce lo aspettiamo attorno di avere questi elettroni, quindi poi capiremo adesso che cosa dobbiamo guardare. Intanto andiamoci per definizione, perché poi almeno così parleremo in modo che abbiamo la stessa lingua. Facciamo una prima divisione, o almeno di definizione. Dobbiamo dare due definizioni importanti. Uno che è quello di numero atomico e l'altro che è quello di numero di massa. Qual è la differenza? Una piccola differenza. Il numero atomico indica il numero di protoni presenti nel nucleo. Protoni presenti nel nucleo. Il numero di massa invece è dato dalla somma fra i protoni e i neutroni. Genericamente potremmo dire che il numero atomico indica il numero di protoni e quindi anche il numero di elettroni, perché ogni elemento neutro ha lo stesso numero di protoni e di elettroni. Quindi un elemento che abbia 5 protoni avrà anche 5 elettroni. Quindi il numero atomico in realtà, dicendomi il numero di protoni, mi dice anche il numero di elettroni. La differenza del numero di massa vi invito a non trascurarla, perché in realtà il numero di massa, vi dicevo prima, invece ci dice la somma, ci dà la contezza della somma quindi del totale del numero di protoni e di neutroni. Questo cosa vi fa pensare? Io credo che una delle cose che dovrebbe, diciamo, farvi pensare è il fatto che allora può essere diverso. E noi ci aspettavamo che i protoni erano lì dentro il nucleo, e quindi quanti protoni c'erano? C'erano lo stesso numero, ugual numero di neutroni. Cioè, non avevamo pensato alla possibilità che ci potesse essere una discrepanza fra i due. Come per quello di prima avevamo detto tanti protoni, tanti elettroni, e i neutroni stanno mettendo a piantare grane. In realtà sì, perché in realtà il numero di neutroni può cambiare. E il cambiamento del numero di neutroni porta alla generazione di elementi diversi, che poi la prossima volta, perché ormai sono mezzogiorno, vedremo. Vi volevo fare un piccolo esercizio giusto per diciamo, soffermarci su questa cosa del numero di massa in modo da capirlo. Allora, facciamo un esempio, per esempio. Allora, noi abbiamo allora, un esempio in cui dobbiamo calcolare il numero di massa di un atomo che ha 58 protoni, indicherò in questo modo, 58 elettroni e 78 neutroni, lo identifichiamo in questo modo. Allora, dobbiamo calcolare qual è il numero di massa.
cosa abbiamo detto noi? Che il numero di massa si calcola sommando il numero di protoni e il numero di neutroni, giusto? Quindi se noi in questo momento sommassimo il numero di... Ditemi voi come dobbiamo fare a calcolare il numero di massa. Bisogna sommare 58 e 78. Esattamente. Abbiamo detto che è dato dal numero di protoni più neutroni, quindi genericamente 78 più 58 fa 136, mi pare, se non sbaglio. Comunque, che importa. Comunque, questa è la somma, giusto? Stessa cosa se volessimo calcolare, per esempio, il numero di massa di un elemento in cui ci sono 17 elettroni, 17 protoni e 20 neutroni. Sarebbe esattamente la stessa cosa, cioè andremmo a sommare i 20 neutroni più i 17 protoni e quindi avremmo il numero di massa. Questa cosa è molto importante, ma ne parleremo comunque la prossima volta, perché una differenza che può esserci, perché alcuni elementi, ma non tutti, alcuni elementi ce l'hanno, sono presenti sotto forma di forme alternative che hanno numero di neutroni alternativi Gli diversi. isotopi dovrebbero essere. Bravissimo. Genereranno quelli che sono gli isotopi, che vi lascio giusto con questa cosa, che vi ricordo che gli isotopi, uno degli isotopi più importanti, o meglio, quello con cui abbiamo associato spesso sta parola, sono gli isotopi radioattivi. A occhio e croce, quando parliamo di radioattività, la pericolosità della radioattività ce la ricordiamo così così. Però il problema è sapere, intanto non è detto che gli isotopi siano pericolosi tutti, non è che ora mi fate dire questa cosa. Però chiaramente l'alterazione di questo numero di neutroni evidentemente determina qualcosa come comportamento dell'elemento. Quindi vedremo sia cosa comporta questo, sia qualche esempio di quali elementi, per esempio, presentano degli isotopi, giusto per capire, diciamo, di che cosa stiamo parlando. Però, visto che è mezzogiorno, diciamo, ci fermiamo e ci rivediamo, solo Dio lo sa, martedì, ma non so a che ora. Dovete essere contenti di questa lezione che abbiamo fatto di mattina, perché ho visto che ce ne saranno alcune in cui avremo lezione alle 5 di pomeriggio o alle 2 di pomeriggio. E che ci dovremmo inventare non so che cosa per stare svegli, forse possiamo mangiare insieme, pranziamo insieme e forse riusciremo a stare tutti attenti, ma insomma ci riusciremo in un modo o in un altro. Va bene, adesso risolvo il discorso del caricamento delle slide e quindi entro oggi vi ritroverete tutto caricato, compreso quel discorso che vi dicevo del codice. Vi ringrazio sempre per la vostra pazienza e la vostra presenza. Assolutamente libera, visto che devo fare l'appello, quindi assolutamente libera. Ci vediamo settimana prossima e vi auguro buon fine settimana, visto che domani non ci vediamo, quindi comunque ve lo dico già in anticipo. Grazie, arrivederci. 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 Grazie a lei, arrivederci.